Do il benvenuto a questa call all'amico, uno dei nostri sostenitori, al geometra Marco Caserio, esperto CAM nella progettazione sostenibile e progettista certificato. Buongiorno e grazie dell'invito e grazie anche dell'amico che mi fa molto piacere più di qualsiasi altra presentazione. Beh, è doveroso anche perché noi abbiamo una certa storia, una certa storia di collaborazione, ecco, mettiamola in questo Assolutamente. senso, in cui abbiamo fatto tanta strada e che ci ha portato ad arrivare dove siamo oggi. Marco, io entrerei subito nel dettaglio e nel perché, insomma, ti abbiamo chiesto di fare questa call. Perché un impianto come quello aspirapolvere centralizzato molto spesso è assente nella progettazione, in una progettazione che mi piacerebbe chiamare lungimirante. Molti sono i fattori per cui nella progettazione in realtà questo tipo di impianto, come altri peraltro, non sono presenti, ma è riconducibile al fatto che la nostra cultura progettuale, fino ad oggi, o meglio, fino a qualche anno fa, ma non è ancora entrata nell'evoluzione culturale del progettista, progettava finalizzando l'opera alla costruzione dell'opera. Quando la progettazione non ha come fine ultimo la qualità della vita degli utenti finali dell'opera, ma è finalizzata a un atto commerciale, quindi appartenente all'economia, i fattori di partenza cambiano sulla progettazione. Dentro in questa trasformazione europea recepita dal Paese Italia, poi anche attraverso il Green Public Procurement, il piano d'azione nazionale, i criteri ambientali minimi, emerge un elemento sostanziale, che l'approccio deve essere bio-eco-sostenibile. Questa è la progettazione a cui oggi noi siamo chiamati a rispondere per il prossimo futuro. E quindi si apre un mondo, che noi non dobbiamo più progettare la costruzione, la realizzazione dell'opera. Noi dobbiamo progettare il ciclo vita dell'opera. E nel ciclo vita dell'opera ci sta anche la qualità, soprattutto la qualità dell'aria indoor. Il benessere a cui noi siamo chiamati oggi a rispondere è costituito dal comfort termico, è costituito dalla luminosità, è costituito dalla purezza dell'aria. L'impianto di pulizia centralizzato, e sottolineo impianto, è un impianto, va progettato in fase non di solo di definizione e esecuzione, ma anche nella fattibilità tecnico-economica e in particolar modo garantisce all'utente finale di poter vivere all'interno di aree confinate in maniera sana. Oggi, quando noi parliamo di edificio salubre, dobbiamo anche tener conto non solo della qualità della vita, ma anche dello stile di vita che un progettista può intervenire a dare all'utente finale. Il progettista che oggi è chiamato a progettare il ciclo vita deve mettere in condizione l'utente di poter utilizzare dei sistemi impiantistici che siano utili al raggiungimento di quel risultato. Ascoltandoti mi è venuto in mente uno dei mantra che ripetevi spesso, insomma, che deve essere l'uomo, no, al centro del progetto e mai deve essere una progettazione fine a se stessa. Se noi pensiamo che noi le pulizie le dobbiamo fare in qualunque ambiente che andremo ad abitare, dal primo all'ultimo giorno che staremo in quell'ambiente, che decideremo di vivere quell'ambiente, va da sé che la pulizia non è più un qualcosa di secondario. Si arriva a mettere un po' a paragone l'impianto con un elettrodomestico. Questo è proprio uno dei temi su cui dobbiamo fare chiarezza, o sbaglio? Assolutamente dobbiamo fare chiarezza. La differenza sostanziale tra l'impianto e l'elettrodomestico, al di là della durabilità del sistema, che è garanzia di riduzione di manutenzione ordinarie, straordinarie e riduzione in termini di energia di utilizzo, nell'economia circolare ogni azione progettuale deve essere tesa proprio alla durabilità del materiale. È chiaro che se noi analizzassimo il ciclo vita di un organismo edilizio e del suo impianto, ci renderemo conto che un impianto come questo, un impianto di pulizia centralizzata, ha una durevolezza tale per cui va non solo ad ammortizzare i costi iniziali, ma addirittura va a creare un guadagno per mancata spesa negli anni successivi. L'ambito ambientale e la particolarità di questo vostro prodotto è che agisce sull'estrazione dell'aria. Ciò vuol dire che io
Non vado a rimettere in atto di pulizia le polveri sottili all'interno di quell'aria confinata che sto respirando e che respirerò nelle ore successive, perché in quel caso io ho aumentato il rischio ambientale, perché nel momento in cui io faccio le pulizie, io muovo obbligatoriamente le polveri sottili e intanto che faccio le pulizie io me le respiro. Quando le faccio, me le respiro nella giornata in cui ho fatto le pulizie, finché queste non vengono di nuovo ridepositate. Certo, Quando io invece parlo di un sistema di impianto come il vostro, parlo di un'estrazione e quindi io non vado a rimettere polveri sottili nell'aria confinata, ma vado a estrarle e a quel punto io non ho una rimissione di nessun tipo di polvere sottile all'interno dell'abitazione o di qualsiasi altro volume, diciamo, confinato di utilizzo. Questo è fondamentale, ma direi che è fondamentale anche diciamo, il beneficio indiretto di un impianto di questo tipo, perché l'estrazione dell'aria, soprattutto diciamo, nei fabbricati super moderni, che sono molto coibentati e dove non abbiamo grande traspirazione, addirittura in alcuni casi assenza di traspirazione, il movimento dell'aria indotto dall'impianto aiuta anche a mantenere una certa qualità dell'aria interna in termini di rischio biologico certo. strettamente legato all'umidità che si potrebbe creare all'interno delle murature piuttosto che altro. Io ho un impianto, ho installato un impianto nella fase di ristrutturazione della mia abitazione e posso garantire a chiunque che la qualità dell'aria, dato che io ho ristrutturato, e qua faccio una piccola premessa, non per raccontare, diciamo, i fatti miei, ma per dare un Certo, punto di riferimento, io ho ristrutturato casa mia che è una casa originaria del 1870, la costruzione, e quindi con tutta una certa caratteristica di materiali in mattoni pieni, locale cantina, piano terreno, piano primo, quindi chiaramente un intervento di recupero, non direi restauro, ma sicuramente di risanamento conservativo è stato fatto. In questi casi in particolare questo impianto ci aiuta molto perché sono edifici antichi e sono edifici più polverosi. E quello che vi posso dire è che a differenza di prima dell'impianto, io faccio la polvere e le pulizie con molta meno frequenza e questa è una dimostrazione di quanto il risultato dell'efficienza di un impianto come questo porta ad avere non solo dei benefici ambientali, non solo dei benefici economici, ma anche dei benefici sociali in termini assolutamente. sicuramente ambientali, ma anche di tempo che devo dedicare a fare la polvere, che non la faccio tutti i giorni, ma E che invece non è grazie forse l'attività più all'impianto lo divertente. faccio una volta alla settimana. E quindi voglio dire, non c'è un elemento, diciamo, di negatività che io posso riscontrare in questo impianto, se non aumentare la qualità del costruito, finalizzata chiaramente alla qualità della vita. Chiudo con una battuta che ci è arrivata negli ultimi giorni sui social. Abbiamo avuto un utente che ci ha scritto e ci ha detto: non è mai morto nessuno di aspirapolvere. È vero, però questo dimostra quanto forse la sensibilità sull'inquinamento outdoor è ormai entrata nella nostra filosofia, nel nostro quotidiano, ma tanto più ci sentiamo sicuri all'interno delle nostre mura domestiche, tanto più sottovalutiamo il problema. Se noi pensiamo ai moti convettivi che fa l'aria, a come si depositano le polveri, beh, allora cambia tutto. Non servirebbe sentire l'odore dell'aspirapolvere per dire ok, c'è qualcosa che non va, o mettere a paragone un elettrodomestico con un impianto, perché un elettrodomestico alla fine nasce per sopperire a una mancanza. Ma se questa mancanza, chiamiamola progettuale, venisse colmata a monte, allora non ci sarebbe più questo problema, perché spesso il tuo impegno ci porta a conoscere i progettisti di domani e quando ci vengono a trovare i ragazzi è sempre una bella esperienza perché gli si apre un mondo, un qualcosa che non credevano fosse possibile, ma questa non dovrebbe essere la normalità.
Io credo che sia scusabile il fatto che la società sia sorpresa dal fatto di questa, chiamiamola, innovazione, no? Perché non è chiamata ad essere consapevole. La consapevolezza nasce dalla cultura, che però deve essere richiesta a chi fa questo lavoro, chi fa il progettista. E perché sottolineo la progettazione? Perché il potere decisionale deve stare in capo alla progettazione. Sta nel progettista in primis evolvere la propria cultura e migliorare la propria consapevolezza di quello che vado a realizzare e di quanto la mia azione progettuale può andare a compromettere la qualità di vita dell'utente finale dell'opera, fino ad arrivare a mettere in discussione l'aspettativa di vita. E questo deve essere fatto come se ogni progettista pensasse ogni volta di progettare la casa per suo figlio. Mettiamo come sempre come utente finale dell'opera i nostri figli e io credo che migliorerà molto la qualità dell'opera. Sono convinto anch'io. Marco, io ti ringrazio per la disponibilità e insomma per la piacevole chiacchierata. Speriamo di aver fatto anche questa volta un pezzo della nostra piccola parte, almeno noi ci proviamo. Ti faccio tanto in bocca al lupo per i tuoi numerosi progetti e alla prossima. Grazie. Grazie, grazie tante a te, a voi dell'invito e del saluto. Grazie. Alla prossima. Alla prossima.